Pensavate che il verificato fosse solo a pagamento su Twitter e invece Mark Zuckerberg se ne esce così bello dal nulla annunciando Meta Verified, il sistema di verifica tramite documento d'identità rilasciato da un governo degli utenti con un sacco, pare almeno, di nuove feature e di cose interessanti. Che ne dite? Ne parliamo oggi? Certamente sì, io sono Matteo Flora, sono un imprenditore, arrivo dalla sicurezza informatica e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, allora la notizia è di quelle succose. Al momento in cui sto registrando questo, cioè di domenica 19 febbraio, intorno alle 17, Mark Zuckerberg se ne esce sul suo profilo con questo post. Buongiorno a tutti, ecco un nuovo annuncio di prodotto. Questa settimana stiamo iniziando a rilasciare Meta Verified, un servizio a sottoscrizione, che significa a pagamento ricorrente, quindi pagamento mensile, che ti consente di verificare il tuo account con un documento rilasciato da un governo. Cosa mi porto a casa? Beh, mi porto a casa un blue badge, il badge come quello che vediamo proprio su Mark Zuckerberg o quello che vedete sul mio profilo personale, ma in più, oltre a questo, qualcos'altro. Già, perché c'è una protezione in più contro chi fa impersonificazione, cioè contro chi crea dei finti account a nome mio. Può funzionare sia con quelle persone che sono bersagliate ogni 2x3 di cloni, sia sto pensando soprattutto per quelle personalità dove ovviamente la presenza di un finto loro stessi è un po' più probabile, succede abbastanza spesso, ne gestiamo credo a decine al mese direttamente come azienda. Non solo, la parte succosa, quella che secondo me darà molto più forza a tutto questo, non è tanto nel bollino blu tipo Chiquita o nella protezione all'impersonificazione, ma a quello che già i bollini blu più o meno avevano, che è il servizio di concierge, e cioè il customer support, il supporto clienti. Già, perché il supporto clienti è qualcosa di davvero fondamentale, soprattutto in un periodo in cui può succedere davvero di tutto e ci sono aziende che sono rimaste bloccate per giorni, a volte anche per mesi, nel tentativo di contattare Meta. Non gli faccio in realtà esattamente una colpa, la gestione delle controversie, la gestione dei clienti, tutta la parte di customer support è incredibilmente costosa per l'azienda che la va ovviamente ad implementare. In questo caso, probabilmente $120 mal contati, un po' di più, $140 all'anno dovrebbero fare un po' la differenza. Già, perché questo è, almeno sembrerebbe essere, il costo. Dice questa nuova feature serve per accrescere l'autenticità e la sicurezza su tutti i nostri servizi, e da qua lo capiamo che c'è la parte anche di Instagram come c'era da aspettarsi. Meta verificato parte a $11,99 al mese o $14,99 con iOS, adesso ne parliamo, e partirà in Australia e Nuova Zelanda questa settimana e poi mano a mano il rollout su tutta una serie di altre nazioni. Ora partiamo dall'inizio. Perché $11,99 e $14,99? Meta, tra l'altro prendendo spunto esattamente dalla stessa modalità con cui lo fa Twitter, sembra gestire in questo modo il costo della transazione sulle piattaforme di Apple. Infatti, se io vendo qualcosa, un prodotto o servizio, sulle piattaforme di Apple, devo pagare all'Apple Store tutta una serie di percentuali che non ho, ovviamente, o le ho ridotte se le devo pagare sul mio sito web, perché posso fare accordi diversi, e questo maggior costo tutte le varie aziende a quanto pare non sono più disposte a incamerarlo, ma lo fanno incamerare all'utente finale che per magari comodità decise di farlo direttamente con la piattaforma di Apple. Quanto sarà utile o non utile?
Se ci si limitasse a solo il fatto dell'impersonificazione o solo il fatto del bollino blu del verificato, non so quanto potrebbe essere attrattive per la maggior parte delle persone. Il però dare servizio di supporto diretto, quello potrebbe fare davvero tanto la differenza, e non solo per chi vuol fare lo splendido col verificato o no, ma anche, credo, soprattutto per chi questo tipo di account lo usa per lavoro, cioè per riuscire a gestire effettivamente business su quelle piattaforme. E devo dirvi la verità, l'idea stessa del fatto che bisogna pagare qualche euro in più, sia necessario pagare qualche euro in più per avere un supporto tecnico che funziona, e se uso una piattaforma in modalità commerciale, non mi sembra effettivamente un'idea sbagliata. Ma ovviamente queste sono le mie idee, un video veloce giusto perché così calcolate che in genere siamo un po' più lenti qui, approfondiamo un po' più le cose. Se volete potete iscrivervi o entrare nel canale Telegram, in cui questa cosa probabilmente la discuteremo tanto nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Tutto qui, raccontatemi cosa ne pensate, se qualcuno vi chiede più informazioni questo è il video giusto da dare, e come sempre, anche questa volta buon inizio di settimana, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.